In assenza di una gerarchia episcopale latina residente, i francescani hanno garantito non solo la presenza liturgica e sacramentale nei principali santuari cristiani, ma anche la continuità istituzionale della Chiesa romana in Terra Santa. In questo video vedremo come il Santo Cenacolo fungeva da centro amministrativo, spirituale e formativo dell'intera custodia, da cui si irradiava l'azione missionaria e custodiale nei principali luoghi santi. La fraternità francescana, operante nei territori orientali, veniva rinnovata ciclicamente in occasione del capitolo generale dell'ordine, celebrato con cadenza triennale. In tale contesto spettava al ministro generale la nomina del custode di Terra Santa, nonché la designazione dei frati che avrebbero costituito la nuova comunità religiosa chiamata a operare nella provincia d'Oltremare. Una volta nominati, i religiosi partivano dal porto di Venezia, solitamente subito dopo la solennità dell'Ascensione, per raggiungere via mare il porto di Giaffa. Parallelamente, i frati che avevano prestato servizio durante il triennio precedente lasciavano i luoghi di missione e facevano ritorno in Europa, completando così il regolare avvicendamento che garantiva il rinnovamento spirituale, disciplinare e organizzativo della custodia. Dopo la festa dell'Ascensione c'erano le mude veneziane che partivano dal porto di Venezia e portavano i pellegrini, e in questo modo il guardiano del Monte Sion arrivava insieme a tutta la sua fraternità, che ripeto ogni 3 anni cambiava. Prima ancora dello stabilimento o dell'insediamento all'interno del Santo Cenacolo, i frati stavano già al Santo Sepolcro, ma il superiore del Santo Cenacolo, il guardiano del Monte Sion, era contemporaneamente il superiore del convento del Santo Sepolcro. Da un punto di vista giuridico si può affermare che il Santo Sepolcro, durante l'epoca della prima organizzazione francescana in Terra Santa, fosse configurato come una domus filialis del convento principale, situato presso il Santo Cenacolo sul Monte Sion. Questa subordinazione giuridico-amministrativa si rifletteva anche nella struttura concreta della presenza francescana presso il sepolcro, dove risiedevano stabilmente soltanto 2 religiosi, un sacerdote e un fratello laico. Tali frati venivano assegnati secondo un rigoroso sistema di rotazione triennale che prevedeva la sostituzione dei membri ogni 3 mesi. Fra Masseo ci tramanda che il complesso del Santo Cenacolo non fu concepito unicamente come luogo di custodia e venerazione di un sito sacro, ma anche come centro vitale di una realtà religiosa attiva, dinamica e in costante sviluppo. Già a partire dal XV secolo, infatti, il Cenacolo ospitava una comunità stabile e strutturata di frati minori, composta da quasi 30 membri, una vera e propria fraternità conventuale dotata di organizzazione interna, regolamenti di vita comune e un'intensa attività liturgica, pastorale e diplomatica. Il convento del Monte Sion costituiva il cuore pulsante della presenza francescana in Terra Santa. Era un complesso costituito da frati, costituito anche da terziari, i quali erano i procuratori, quindi gli economi, se così vogliamo dire, ma aveva anche un ospedale e una foresteria, dove venivano accolti i pellegrini. Tuttavia, questa situazione di equilibrio venne progressivamente compromessa a causa di tensioni interconfessionali sorte attorno alla natura del sito. Sotto l'aula superiore del Cenacolo si trova, infatti, il memoriale della tomba di Davide, venerato in ambito ebraico e islamico come luogo di grande valore storico e religioso. A partire dal periodo mamelucco e con maggiore intensità in epoca ottomana, le comunità ebraica e islamica avanzarono rivendicazioni sul complesso. Queste pretese alimentarono controversie giuridiche e religiose di notevole portata, che finirono per incidere profondamente sullo status del sito e sul controllo effettivo dell'area da parte dei francescani,
segnando l'inizio di una lunga stagione di tensioni e negoziazioni. Evidentemente le autorità islamiche dell'epoca, vedendo le controversie che si erano create tra la comunità ebraica e la comunità dei frati, approfittarono l'occasione e trasformarono quel luogo in una moschea e quindi privarono i frati dell'accesso a quella che veniva chiamata la Cappella Davidica. Ci troviamo precisamente nella sala superiore del Santo Cenacolo, nel luogo dove, secondo le Sacre Scritture, Gesù Cristo celebrò l'ultima cena insieme ai suoi discepoli. Questo spazio, intriso di profondo valore simbolico e teologico, assunse, a partire dal 1333, in seguito all'acquisto del complesso da parte di Roberto d'Angiò e della regina Sansia di Maiorca, una funzione nuova e duratura. Divenne infatti la chiesa conventuale e centro liturgico della presenza francescana in Terra Santa. Questo era il luogo dove anche il custode di Terra Santa, dal 1333 fino al 1523, celebrava la messa insieme ai frati, accoglieva i pellegrini, i grandi pontificali del 300 e del 400 fino agli inizi del 1500 erano accaduti proprio all'interno di questa sala. Un segno tangibile della fine di questa stagione si trova ancora oggi inciso sulla parete della sala. Una lapide marmorea, redatta in lingua araba, che documenta l'editto di espulsione emanato nel 1523 dal sultano Solimano il Magnifico. Con tale atto, l'autorità ottomana sottrasse ai frati l'uso del cenacolo, ponendo termine a quasi 2 secoli di presenza liturgica stabile in uno dei luoghi più santi del cristianesimo. Là in fondo possiamo vedere quelle scale che erano le scale anche usate dai frati per poi scendere nella Cappella Davidica, e qua possiamo vedere effettivamente ciò che è stato costruito dopo l'espulsione, quando questo luogo è diventato moschea. Di fronte alle dure condizioni imposte dall'espulsione e alla dolorosa perdita della sala del Santo Cenacolo, i francescani si appellarono alla sede apostolica, nella speranza di ottenere sostegno per il recupero del luogo. In un primo momento si rivolsero a Papa Adriano VI e poi al suo successore Clemente VII, esponendo la gravità della situazione e chiedendo un intervento presso la Sublime Porta. Consapevole della delicata posizione diplomatica della Chiesa nei confronti dell'impero ottomano, Clemente VII ritenne opportuno ricorrere alla mediazione della monarchia francese. Il pontefice incaricò dunque il sovrano francese di intercedere presso la corte di Costantinopoli affinché i frati potessero ottenere il complesso del cenacolo o, quantomeno, un accesso regolato ad esso. Si conserva la lettera di risposta di Solimano Magnifico a Francesco I. Il documento rivela non solo l'acume politico del sultano ottomano, ma anche la sottile intelligenza con cui seppe mantenere un equilibrio tra fermezza religiosa e apertura diplomatica. Il sultano, rispondendo a Francesco, gli dice: «Caro fratello, se per me fosse, ti darei anche la metà del mio regno. Tuttavia, la questione non è una questione politica, ma una questione religiosa. Cioè, a partire dal momento in cui quel determinato luogo di cui tu mi fai richiesta è diventato una moschea, è impossibile che quel determinato luogo ridiventi una chiesa. E siccome io sono il garante della legge islamica, non posso contraddire me stesso e non posso fare assolutamente niente». Eppure, nonostante il rifiuto formale alla restituzione del Santo Cenacolo, la lettera si chiude con un gesto di significativa apertura. Il sultano assicura che i frati minori continueranno a godere della sua protezione e che il culto cristiano sarà da lui tutelato nei luoghi santi già assegnati ai francescani. Sebbene non si possieda una documentazione ufficiale che attesti con precisione la data dell'espulsione, le fonti concordano nell'indicare che l'allontanamento definitivo dei frati minori dal complesso del Santo Cenacolo avvenne tra la fine del 1551 e l'inizio del 1552. Si tratta di un momento cruciale nella storia della custodia di Terra Santa, che segna la conclusione di oltre 2 secoli di presenza stabile dei francescani all'interno di uno dei luoghi più sacri della cristianità.
Oggi la proprietà è territoriale del governo di Israele, ma rimane visitabile al pubblico. Si può anche visitare l'antico chiostro dei frati e alcune aree del complesso.